Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è venerdì 13 febbraio e siamo vicini ormai all'inizio della Quaresima, quella più diretta. Sapete che nel calendario liturgico tradizionale abbiamo tre momenti, che sono quello della Quaresima, diciamo, remota, e cioè le 3 settimane di Settagesima e Quinquagesima, e domenica prossima è la Quinquagesima, e poi mercoledì prossimo 18 febbraio con le ceneri, con questo austero rito antico, viene dato avvio alla Quaresima, alla preparazione più prossima della Santa Pasqua. Infine poi ci sono le 2 settimane di Passione, con cui ci si prepara in maniera più diretta alla Santa Pasqua del Signore. Camminiamo insieme, figlioli cari, in un cammino di preghiera e di conversione. Ognuno di noi sempre si ponga dinanzi al Signore per chiedersi: se il Signore mi chiamasse ora, come mi presenterei dinanzi a Lui? Questo è un buon esercizio che dobbiamo fare, perché in ogni caso quello che possiamo dire, alla luce soprattutto del caos che oggi più che mai regna a Roma, ognuno di noi può essere e deve essere in buona fede. Questo è fondamentale, e deve interrogare la propria coscienza. Dobbiamo agire secondo coscienza. Se noi agiamo secondo coscienza non abbiamo di che preoccuparci. Naturalmente una coscienza illuminata dalla parola di Dio, dalla rivelazione e dal magistero. Allora questo cammino di Quaresima, che ci prepara mercoledì prossimo in maniera più diretta alla Pasqua con le ceneri, è un cammino nel quale siamo chiamati, come vi ho detto, a metterci dinanzi al Signore, per capire chi siamo, che cosa siamo davanti al Signore, non quello che gli altri dicono di noi, ma quello che il Signore dice sul nostro conto. Non è importante il giudizio degli uomini, positivo o negativo, è importante il giudizio di Dio su di noi. Mi ricordo, quando penso a questo, quell'episodio accaduto a Santa Brigida di Svezia, quando era già a Roma. Lei partecipava alla messa, andava alla messa di un abate benedettino che parlava molto santamente, e quando morì tutti pensarono che era in paradiso, e invece Gesù parla con Santa Brigida e le dice che si era perduto. Incredibile questo, quasi spaventoso. Si era perduto nonostante avesse predicato bene, avesse annunciato il Vangelo e tutti, morendo, lo considerassero santo. Era in inferno perché aveva cercato se stesso, non Dio. Ecco, io inviterei sui social quanti continuano ostinatamente, soprattutto con fratelli, a venire addosso alla mia coscienza. Mi riferisco a episodi recenti che non cito specificatamente per non dare pubblicità, perché alla fine sono poveri gatti che miagolano con 4 gatti attorno. Inviterei però questi confratelli sacerdoti a essere più prudenti a calpestare la mia coscienza, a essere più come dire, appunto prudenti, con più circospezione, come il corsaro padre Serafino Tognetti, un vero e proprio corsaro, un pirata cattolico, un prete pirata, padre Tognetti, che 1 anno e mezzo fa, quasi 2, mi ha definito indemoniato, proprio scrivendolo. Ecco, quindi io dico comunque che si stia attenti a giudicare la coscienza altrui. E quello che vorrei aggiungere perciò è che noi non dobbiamo mai preoccuparci del giudizio umano, ma solo e soltanto del giudizio di Dio. Questo i santi ce l'hanno insegnato. Allora, metterci sempre alla presenza del Signore e capire qual è il suo disegno su di noi, e chiedere con tutto il cuore, con sincerità, pronti sempre ad abbandonare il cammino che stiamo facendo se non è secondo Dio, chiedendo al Signore: Signore, sei contento di me? È questa la tua volontà? E questa è la cosa più importante da fare se vogliamo piacere a Dio. Vorrei anche ricordare, così per inciso, che spesso per piacere a Dio non si deve piacere agli uomini. Lo dice San Paolo: se ancora piacessi agli uomini, non piacerei a Dio. Bene, miei cari. Allora, oggi è l'ultimo venerdì prima dell'inizio ufficiale della Quaresima, e quindi è un venerdì di penitenza e di preghiera.
Vi ricordo per tutto il piccolo resto le due pratiche che noi tutti insieme mettiamo in campo ogni venerdì, non solo in Quaresima, che sono il pio esercizio della Via Crucis. Ecco, adoriamo Gesù che muore in croce per noi e uniamo le nostre sofferenze fisiche, morali e spirituali alla passione redentrice del Signore. San Paolo ha detto nelle sue lettere: completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Gesù. Ecco, noi possiamo e dobbiamo partecipare a questa redenzione del mondo, corredenzione del mondo. Ancora per inciso, io vorrei dire che il testo che ho scritto, che con fratelli ultimamente bisognosi di rilevanza nei social considerano come il testo del magistero e dello pseudo papa che si è autoproclamato papa Minutella, vorrei fare presente che fino a prova contraria quello è l'unico testo scritto che ha diciamo replicato a dovere alle eresie e alle offese proprio espositive del testo Mater Populi Fidelis, senza che io abbia avuto alcuna, fino a prova contraria, volontà di rendere icastico il testo, ma soltanto per il piccolo resto. Ognuno si coltivi se non altro il proprio orto. Non è che per caso venite da questa parte per l'invidia dei numeri e che dentro questa invidia, quando la nascondete dietro pretesto di mettere in guardia i fedeli, si nasconde invece il diavolo, perché dove c'è invidia c'è il diavolo. Dove c'è invidia c'è il diavolo, ecco. Va bene, questo noi naturalmente ai piedi della croce, fiori cari, offriamo tutto al Signore. Mi raccomando, sempre molto importante farlo, offrire tutto al Signore con amore. Io ne sto prendendo tante dai confratelli sacerdoti, veramente una cosa che non mi sarei aspettata a questo punto, fino a questo punto. L'invidia li anima, la rabbia li rode dentro. Questo fatto che Dominutella riesca nonostante tutto ad andare avanti non li fa dormire la notte, che il Signore li perdoni. Quindi i due esercizi diciamo del venerdì per tutti noi del piccolo resto, che sono il pio esercizio della Via Crucis e poi anche fiori cari l'astinenza dalle carni. Non si mangia né carne né suoi derivati, proprio per onorare e adorare Gesù in croce. Bene, allora intanto, come sapete, io mi trovo qui a Medellin, sono diciamo abbastanza adesso fermo, anche se sto svolgendo non poche attività. Oggi per esempio andrò a vedere il posto dove dovremo riunirci con i confratelli sacerdoti, perché questi aspetti tecnici comunque li coltivo pure io. Ad ogni modo non fa niente, va bene così, sia fatta la volontà di Dio. E quindi ci troviamo, vedete alle mie spalle sono come diciamo circondato dai grattacieli. Medellin, non vedo il sole, questo non me l'aspettavo, non c'è il sole. Ogni tanto compare, fa capolino, ma sono giorni di cielo chiuso, di cielo buio, di cielo chiuso, anche se la temperatura è comunque abbastanza gradevole, pur se con qualche sbalzo da una parte all'altra. Medellin, ve l'ho detto altre volte, è la città, una città dinamica, una città dove si lavora tanto, c'è un taglio, una distanza tra la classe ricca nella zona del cosiddetto Poblado, dove è la zona della gente che ha i soldi, e poi invece se si va, come è capitato a me ieri, nel centro storico di Medellin, ecco lì ci si accorge che c'è tanta povertà, anche se ci si dà da fare. Sembrava, l'abbiamo detto tra di noi, anche abbiamo noi un seminarista napoletano che confermava, sembrava proprio quasi di stare a Napoli, però in una Napoli ovviamente elevata all'ennesima potenza per, voglio dire, i numeri di abitanti e per il movimento di gente che è presente a Medellin. Ci stiamo preparando, come sapete, per il raduno sacerdotale mariano internazionale, che si terrà dal lunedì 23 febbraio a venerdì 27 febbraio, l'ultima settimana di febbraio, praticamente fa circa 15 giorni. Si tiene a Medellin, prossimamente sarò in grado, molto prossimamente, di comunicare il luogo dell'incontro, e i sacerdoti italiani hanno già staccato il biglietto per essere presenti, così come gli altri che verranno a questo prezioso raduno. Invito tutti voi, cari fedeli del piccolo resto, mentre attorno a noi aumenta la chiacchiera, la rabbia, l'invidia, la gelosia,
gelosia e il sospetto da parte dei pirati di Dominutella, invito tutti voi a pregare perché sia un'esperienza di grazia, perché il Signore ci guidi secondo il suo disegno, perché noi non facciamo nulla di nostro, ma rispondiamo, e questo può solo procurare gioia, alla volontà salvifica di Dio per tutto il piccolo resto. Pregate molto per questo raduno. E poi contestualmente vorrei ricordare i 2 appuntamenti pastorali che vivremo qui a Medellin nei prossimi giorni, e cioè dopodomani, domenica 15 febbraio, ci sarà la Santa Messa alle ore 10:30 all'Holiday Inn Express. E ringrazio Vicente che si dà da fare per renderlo noto anche attraverso il suo canale in lingua spagnola. E poi mercoledì prossimo, 18 febbraio, mercoledì delle Ceneri, ci ritroviamo sempre all'Holiday Inn alle ore 17 per la santa austera celebrazione delle Ceneri. Ecco, questi sono i 2 prossimi appuntamenti. Ieri sera, dopo che sono tornato dal giro fatto al centro storico, ho trovato una fedele che ora è anche qui presente, che saluto, non faccio il nome per rispetto naturalmente, è colombiana, vive a Medellin e ci aspettava, è stato molto bello incontrarla e fare questa esperienza di benvenuto. Mi ha scritto questo foglietto qui, guardate che bello, ecco, è scritto a penna da lei nelle lunghe ore di attesa del mio rientro in hotel: benvenuti a Medellin. E poi ha scritto anche un bel testo, non ve lo leggo tutto, eccolo qui, però ve lo mostro, ecco, guardate, non so se si vede, sì, si vede, ecco, c'è scritto: grazie per tutto, Dio ricompensi il suo lavoro prezioso, Dio ricompensi il suo prezioso lavoro, qui a Medellin también lo necesitamos molto. Ecco, qui a Medellin c'è molto bisogno di questo lavoro che lei, Dominutella, svolge. E poi ha aggiunto un regalo immenso, il raduno sacerdotal a chi? È incredibile, anche questo a me pure mi ha colpito, ha ragione, cioè lei che è di Medellin e che mi segue, pensate, queste sono cose che ieri sera mi facevano molto riflettere. Pensate che questa signora, che è qui, ripeto, quindi non mi sto inventando nulla, questa signora che è di Medellin segue Dominutella, se ho capito bene, dal 2017. Ecco, dal 2017, pensate un po', c'è una signora di Medellin che segue Dominutella in Italia dal 2017, è venuta anche un paio di volte a qualcuno dei raduni tenuti in Italia dal sottoscritto e adesso quindi giustamente scrive un regalo immenso, il raduno sacerdotale. Qui hai ragione, cara Fiola, è proprio così, è un regalo del cielo, fra tanti posti possibili è stato scelto Medellin e questo è abbastanza significativo. Scrive poi: è incredibile e meraviglioso. Ecco, le donne non si, come dire, non si tengono mai negli aggettivi più belli. È incredibile, è meraviglioso, meraviglioso. Ecco, questo era il foglio di accoglienza. Poi devo anche dirvi che questo è anche ancora di più mi ha colpito, e cioè mi ha regalato ieri sera lei, quando ci siamo visti, che aspettava per ore il mio rientro in albergo, mi ha regalato, ecco, questa è una torta de queso, cioè una torta al formaggio, perché è abbastanza risaputo che io amo il formaggio. Mi faceva riflettere questa, permettetemi di dirlo, con l'amarezza che porto per questi confratelli corsari che evidentemente non hanno niente altro da fare, che niente di meglio da fare che provare a tutti i costi a distruggere Dominutella. Però volevo dire, c'è qualcosa di voitiliano in questa mia esperienza, cioè io vado a Buenos Aires e una persona di Buenos Aires si presenta, no scusate, a Santiago del Cile, quindi ancora più lontano, nella costa del Pacifico, e il fedele lì si presenta, il filosofo Gorgia, regalandomi 2 sigari. Vengo a Medellin e la fedele che è qui presente si presenta regalandomi il formaggio. Ci vedo qualcosa di voitiliano, quando Wojtyła si raccontava. Ci sono preti come Fra Celestino, per esempio, ma è proprio un carisma che non si raccontano mai, ma non solo pubblicamente, neanche in intimità. Noi sappiamo pochissimo di lui, qualche volta proviamo a strappargli qualcosa, ma è comprensibile perché Dio stabilisce così. Ci sono preti, vescovi, cardinali e papi che non parlano nulla di sé, parlano come doveroso di Gesù Cristo, del Vangelo, ma non giudichino quelli che invece hanno uno stile diverso alla maniera di Paolo o di Giovanni Paolo II o di altri come Padre Pio, che sono chiamati invece, e io mi ascrivo a questa seconda categoria, naturalmente stando all'ultimo posto, a raccontarsi. Cioè c'è un veicolo, non so se io sto riuscendo a spiegare, c'è un veicolo
dell'annuncio del Vangelo, che in alcune esistenze Dio vuole sia quello della loro stessa esistenza, raccontarsi e entrare in empatia, simpatizzare. E così, ecco, io ricevo il regalo dei sigari perché racconto che mi piacciono i sigari, in Italia, all'estero, al mondo sto facendo la collezione, e perché la gente che mi vuole bene, ecco, si rodano i preti che vanno sui social a raccontare che io mi sono autoproclamato papa. Che disonestà di questo prete toscano, è un prete disonesto, speriamo si salvi l'anima. Gli è stato fatto presente più volte di non dire che io mi sono autoproclamato, perché quando anche dicesse tutto il vero, poniamo sul sottoscritto per mettere in guardia, il solo fatto che nella parte decisiva affermi che io mi sono autoproclamato papa dimostra la disonestà di questo povero disgraziato che chieda perdono a Dio, perché io non mi sono autoproclamato proprio un bel nulla, tant'è che continuo a vivere come vivo e vado in giro per il mondo mentre loro se ne stanno lì sugli ermicolli, capito, a raccogliere l'ultima pecorella che strappano al piccolo resto con questa insistenza. Va bene, chiusa parentesi. Quindi raccontarsi è anche importante per certi preti, e io appartengo a questa categoria. Abbiano pazienza coloro che fanno un po' di fatica ad accettarlo, non è mai un mettersi in mostra, e comunque sia questo lo può giudicare solo il Padre Eterno, non gli altri. Qual è il motivo per cui San Paolo si mette in mostra? Perché San Pietro non sappiamo niente. San Paolo è sempre lì che racconta se stesso, tanto che uno storiografo ebreo contemporaneo, non mi ricordo il suo nome, l'ho letto di recente, ma proprio mentre ero in viaggio, dice così: noi ebrei siamo malgrado tutto debitori a questa figura di Paolo di Tarso, perché è l'unica biografia di un ebreo del primo secolo d.C. Perché lui si racconta, Paolo, continuamente. Invece Apostolo Pietro, soltanto qualche accenno. Giovanni, poi non ne parliamo. Giovanni è alla Fra Celestino, cioè uno che scompare, come direbbe von Balthasar, nel verbo. Quindi avere ricevuto poi ieri sera anche la torta di formaggio, per me sono segni importanti. A Medellin, cioè non a Cinisi o fino al Trentino, dall'altra parte a Casa Betania. Casa Betania, d'ora in poi dobbiamo precisare Casa Betania, dobbiamo precisare che si tratta di Casa Betania di Savigliano, non quella che hanno creato nella diocesi di Torino. Lo ricevo la torta di formaggio qui perché, ecco, io mi racconto e poi racconto appunto che mi piace il formaggio. Ecco, questa era una parentesi particolarmente significativa. Ricordo poi che ci sono i lavori a Trebasele, che siamo a 75 giorni di lavoro. E questa missione qui sono molto sincero e molto franco con voi, lo sapete, nessuno potrà mai accusarmi di ipocrisia. Nessuno potrà mai dire che Don Minutel è un ipocrita, anche se lo dicono e lo affermano, se ne assumono la responsabilità. Fiori cari, io sono fuori da più di un mese e dovrò rientrare il mese prossimo, intorno al 15 marzo. E l'investimento economico di questa missione è non di poco conto. Quindi potrebbe darsi, ma dico potrebbe darsi, e naturalmente non ci leggete dietro le righe o dentro le righe, ma è proprio un annuncio che devo darvi, che forse i lavori andranno interrotti perché il rubinetto gocciola. Io intanto ringrazio tutti coloro che si stanno interessando ad aiutarci anche per questa missione. C'è gente che ha fatto offerte anche cospicue perché questa missione continuasse, e certo Dio premierà per esempio quella persona che ha dato un paio di migliaia di euro, perché così ho potuto incontrare questa fedele di Medellin, come probabilmente continuerò a incontrare quelli che appunto sono dinanzi a noi, e soprattutto che possiamo fare il sodalizio e possiamo fare il raduno sacerdotale mariano, perché avevo già pensato di rientrare. Insomma, il raduno sacerdotale mariano internazionale, sebbene il cielo mi avesse detto che si sarebbe fatto, ma sapete, io appunto in barba a quello pirata di prete toscano dico che io non mi fido delle mie locuzioni. È inutile che mi facciano passare insieme al numero di tutti quegli altri che si sono nel corso di questi anni presentati come guru, santoni, papi, eccetera. Renderanno conto a Dio, sono una persona seria, sono 2 volte teologo, mi intendo di teologia e anche di teologia mistica. Non ho alcuna intenzione di ingannare nessuno, va bene? Di ingannare nessuno. E stavo dicendo, a me era stato detto che il raduno si sarebbe fatto, eppure io, perché sono un uomo concreto, ero disposto a mettere in discussione questa locuzione, perché avevo visto che, e c'è chi può testimoniare, che niente, non era possibile e quindi era necessario rientrare.
E invece ha vinto il cielo, ecco, perché il raduno si farà qui grazie a un paio di offerte che sono arrivate e direi anche grazie all'impegno straordinario dei sacerdoti Don Enrico, Don Ramon e Padre Johannes, che subito hanno detto di sì e si stanno organizzando per venire. Ecco, però tutto questo naturalmente, siccome poi dovrò andare come avevo promesso a Miami domenica 1° marzo e domenica poi successiva sarò a Dio piacendo a Toronto in Canada, forse per via del fatto che con dignità e con doverosa coerenza la missione deve continuare, è probabile, dico probabile, che forse dobbiamo fare un dirottamento dei lavori a Piccolo Tabor, a meno che appunto non facciate tutti voi insieme, se ci credete, quanti non vi lasciate raggiungere dai pirati neri, quelli con capito, la benda nera nell'occhio, quelli con le sciabole contro Don Minutella, perché il loro progetto è conquistare i deboli, e quella è l'opera di Satana. Conquistare l'invidia non li fa dormire, questi sacerdoti che vengono tra noi e poi se ne vanno e vivono per distruggere Don Minutella. Io mi riferisco non alla gente che temporeggia, che tanto prima o poi se ne andrà, ma alla gente che ci crede a questo cammino, che ci crede a questo progetto, che crede alla missione di Don Minutella, che come ho detto ieri è stato quello che più di tutti ha gridato la verità fino in fondo senza tirarsi indietro. Ora vi è che stanno venendo a strappare alla veste di Don Minutella per vestirsi loro di difensori ed eroi della tradizione, della fede apostolica, quando noi per anni abbiamo combattuto da soli per annunciare questa verità, spingendo il gregge a rimanere dalla parte giusta, non della falsa chiesa di Bergoglio, ecco, e di Prevoste naturalmente. Quindi questo era per dirvi che forse probabilmente appunto faremo uno stacco, ma questo lo mettiamo nelle mani di Dio come il Signore prevederà. E dunque oggi è venerdì 13, vi ricordo anche che più tardi, io sto dicendo stasera, ma qui sono come sapete le 9:54 e invece da voi in Italia sono eccocelo qui, le 16:54. Sì, le 15:54, perché sono 6 ore di fuso orario, 6 ore di fuso orario. Comunque allora più tardi ci sarà la preghiera dei pionieri, che saluto con affetto, che si riuniscono appunto per questo. Invito i fedeli di Medellin che si possono organizzare, della Colombia, a partecipare a questi due momenti che avremo domenica alle ore 10:30 e mercoledì prossimo delle Ceneri alle ore 17 all'Holiday Inn Express a Medellin. Adesso andiamo alla puntata di oggi, che è abbastanza interessante. Continuiamo a occuparci, come stanno facendo tutti, di questa questione che riguarda la possibile ancora consacrazione di nuovi vescovi da parte della fraternità di San Pio X. Vedete il titolo che io avevo messo tra virgolette, ma la regia aveva appetito stamattina a colazione e ha mangiato le virgolette. Stato di necessità era stato messo tra virgolette. Va bene, perché non è un'espressione mia, ma è l'espressione di Monsignor Strickland. Io li avevo messe lì le virgolette. Stato di necessità, 2 punti, quale soluzione? L'espressione, mi scuso se non ci sono le virgolette, non è mia, e per quello vanno messe, è di Monsignor Strickland, il quale inaspettatamente, non ha bisogno di presentazioni, Monsignor Strickland è, comunque basta dire appena una parola, Monsignor Strickland è un vescovo statunitense del Texas, ancora abbastanza giovane, in buona forma a quanto pare, quindi promette bene, come si dice, e lui negli ultimi anni aveva preso una posizione radicale e netta contro diciamo, la direzione, da lui giudicata appunto eretica e persino apostata, di Papa Francesco e della gerarchia cattolica ufficiale. Proprio per questo il Misericordioso lo ha commissionato, è stato sottoposto ad un'indagine canonica rapidissima, immediata, ed è stato rimosso dall'incarico di vescovo di Tyler nel Texas. E quindi oggi Monsignor Strickland si trova a fare il nulla facente ufficialmente, come Don Minutella, che la passa peggio di lui, perché io sono pure stato ridotto allo stato laicale, lui no, e neanche è stato scomunicato, ma il Misericordioso gliel'ha fatta pagare togliendogli la diocesi
costringendolo alle dimissioni. Non gli va bene a questi vescovi. Ieri ho ascoltato l'intervista, ne volevo parlare oggi, ma forse lo farò domani. Vi ricordo che domani c'è la rubrica Santi e Caffè, anche se è sabato, e ho ascoltato l'intervista ad un disfatto Monsignor Giovanni d'Ercole. Che pena vederlo ridotto così. Lui ora si trova in Marocco, l'ho visto anche un po', come si dice, non trasandato, ma poco curato. Ecco, lui che è sempre stato una figura, e che intervistato, non mi ricordo da quale blog, interviene su tutto quello che sta accadendo. Ecco, però sono vescovi che puntano il dito contro, ma in definitiva, lo pongo a voi laici questa domanda, vi pare che siano figure a cui potersi agganciare per un cammino? Cioè non è che propongono un cammino in definitiva, lasciano tutto così in sospeso dicendo che deve intervenire Dio. Sì, vabbè, deve intervenire Dio, ma noi dobbiamo chiederci come Dio vuole intervenire. Attenzione, c'è un grado di responsabilità, tutto loro che sono vescovi. E io ammiro Monsignor Giovanni d'Ercole, per questo lo dico con dolore. Non so se avete visto questa intervista, è circolata in Italia in questi giorni. Ho visto Monsignor Giovanni d'Ercole veramente abbattuto, senza una è quello che a me sembra, poi giudicate voi, che la prospettiva più nitida, simpatica, luminosa la offre in questo stato di necessità Domino Te, che paradossalmente è quello che invece è in una situazione peggiore di tutte. Riflettete se mi sbaglio. Altrimenti chi? Monsignor Viganò, che non l'ho mai visto sorridere una sola volta. Ma io vorrei sapere, ma nel mondo sede vacantista c'è anche il mondo sorriso vacantista? Ma un sede vacantista è anche un sorriso vacantista? Ma possibile mai che non sorrida mai, Monsignor Viganò? Avete mai visto che i suoi messaggi, i suoi interventi sono sempre particolarmente appassionati, dicono molto che ci riguarda, però non offrono una prospettiva? O mi sbaglio io, cari fedeli del Piccolo Resto, visto che i preti corsari dalla Toscana al Veneto, dalla Germania in poi, e mi fermo qui, vengono a bussarvi alla porta e a chiamarvi telefonicamente e non smettono di fare trasmissioni nelle quali sono dei disonesti perché dicono quello che non è vero? Mi sbaglio io, cari fedeli del Piccolo Resto? C'è qualcuno, oltre Dominutella, nel panorama di questa situazione di necessità, come la chiama Monsignor Strickland, che offra una prospettiva, diciamo, comunque anche un po' rilassata? Non so se mi capite, voglio dire, nello stile del sorriso, del buon umore, della luminosità. Io trovo che c'è tanta gente del Piccolo Resto che sta nel Piccolo Resto esattamente per questo, perché trovano che c'è una prospettiva, c'è un cammino, e questo il pastore deve fare. Non può solo limitarsi unicamente a mettere in luce quello che non va, non basta, e poi lasciare la gente ad arrangiarsi. Bisogna che ci sia una prospettiva da offrire. Che prospettiva offre per esempio il Monsignor d'Ercole? Io gli voglio bene, ma che cosa offre? L'intervista di ieri, che io ho ascoltata non per intero, è veramente molto ben fatta, perché poi lui finalmente conferma che se n'è andato da Ascoli per via del fatto che non era d'accordo alla chiusura delle chiese. L'ha proprio detto ufficialmente. Quindi ora possiamo ufficialmente sapere che il Monsignor d'Ercole se n'è andato per via del fatto che non era d'accordo a chiudere le chiese quando c'è stato quella pandemenza lì, d'accordo? E lui dice che è un passaggio quello lì, e ha ragione, noi l'abbiamo detto tante volte. Quindi noi, se può dirsi questo, siamo tutti dalla parte di Monsignor d'Ercole in questo. Però che cosa ha fatto? Lui, vescovo, successore degli apostoli, se n'è andato in Marocco. Se n'è andato in Marocco a fare il monaco. È questo che in questo stato di necessità Dio chiede? Allora, vorrei dire, lo stato di necessità è serio, con il fatto che ora i lefebvriani debbano consacrare, a quanto pare, ma ora vediamo, perché vi dico, vi informo, i nuovi vescovi. Ma qual è la soluzione? Vediamo. Monsignor d'Ercole se n'è andato in Marocco, presso un monastero. E i fedeli? Il pastore dà la vita per le pecore. Se n'è andato lì, ha incontrato di recente Papa Leone, è rimasto in Marocco. E i fedeli, le anime? Non so io se... non lo capisco. Cioè, Monsignor d'Ercole ha detto che ci resta da pregare, allora non intervenga. Non so se mi capite, figli cari, io non voglio mancare di rispetto per nessuno, perché il momento è delicato per tutti. A parte i corsari che valgono sui social senza accorgersi della situazione di cui dovremmo parlare è questa, però invece raccontano di tutti coloro che si sono propagandati come papi, hanno fatto una brutta fine, quindi anche Minutella, che si è autoproclamato papa, farà una brutta fine.
Questo è l'asse veneto-toscano, degli ermicolli veneto-toscani, capito? E poi si fanno le loro messe lì, tu ti arrangi, ci vuoi andare, ci vai, altrimenti ti stai a casa. Torniamo a quello che stavo dicendo. Io non voglio puntare il dito contro Monsignor D'Ercole, però Monsignor D'Ercole fa bene a invitare alla preghiera, anch'io lo faccio questo, ma non è che poi me ne vado a vivere in un monastero. Ma ammazzo l'anima, non la vita, l'anima. Non ci dormo la notte per salvare anche fino all'ultima anima possibile da questa impostura, perché io so che quella è la falsa chiesa, perché io so che Bergoglio non era il Papa e non lo è Prevost, perché io so che loro stanno lavorando per distruggere la fede cattolica e costruire, come stanno realizzando, il corpo mistico dell'anticristo, la chiesa di Satana. E intanto Monsignor D'Ercole se ne va a pregare nel monastero, ma non è vescovo. Oh, andiamo a Monsignor Strickland. Monsignor Strickland che cosa fa? Joseph Strickland, mi pare si chiami Joseph. Che cosa fa Monsignor Strickland? Monsignor Strickland ha denunciato il corso eretico apostata della Chiesa cattolica, ma si è fermato lì. Ha accettato di lasciare la diocesi e ora vive come vescovo, vagans, episcopus vagans. Ma perché? Perché non lo... Vedete cosa succede? Sarebbe finita così anche con me. Il Signore me l'ha rivelato, finivi così, dove tu hai insistito, perché io vi racconto quello che il Signore deve fare con me, che voi non lo potete immaginare, disgraziati preti che vanno sui social per delegittimarmi, che cosa ne sanno? Il Signore deve fare violenza su di me. Quante volte il Signore mi ha messo in guardia, stai attento alla strada che tu ritieni la più utile, perché vedi che gli altri fanno così e le prendi perché tu non fai così e quindi ti senti superbo. Stai attento che la superbia è in un'altra maniera nel tuo caso. La tua superbia sta se ti ritiri. La tua superbia, parlo di me, che il Signore mi dice a me, sta quando tu hai deciso di fare come stanno facendo tutti, che denunci il male, però ti fai la tua vita, aspettando che arrivi Superman. Superman. Vi ricordate la canzone? Deve arrivare Superman. Ma da dove caspita mai deve arrivare questo? Ha visto mai che Dio lo manda, quello che deve risolvere la cosa, e non lo accettano? Io intanto, a vergogna del prete corsaro toscano, dico che non mi sono mai autoproclamato papa. Deve rendere conto a Dio quanto il suo conterraneo padre Tognetti. L'uno dice che sono indemoniato, questo insiste col dire, ci parte da lontano, ma lo scopo è attaccare Don Minutella, che io mi sono autoproclamato papa. State tranquilli, cari fedeli del piccolo resto, Don Minutella è una persona seria, ve l'ha dimostrato infinite volte. Poi, se siete stupidi, ascoltate le sirene, sono affari vostri, fate come credete. Quindi Monsignor Strickland che fa? E lì denuncia tutt'oggi che le cose non vanno, si muove da una parte all'altra probabilmente perché dice di sentirsi a rischio, ma che cosa ha fatto? Voglio dire, che cosa propone Monsignor D'Ercole, Monsignor Strickland? Che cosa propone? A voi vi risulta che Monsignor Strickland ha i fedeli incerti, smarriti, confusi, addolorati per la situazione che c'è a Roma? Monsignor Strickland proponga qualcosa di audito, continuare ad andare a messe noi con Papa Leone, ma io lo trovo sconvolgente questo da parte di D'Ercole e Strickland, perché se lo fa, voglio dire, Fernandez, no? O Hollerich, non mi stupisco, ma che Strickland e anche D'Ercole stiano lì, in questo status quo, dove si lamentano, dove le prendono, perché le hanno prese, si sono spenti, si spengono. È questo che il Signore vuole far capire. Non bisogna indietreggiare di fronte a quello che la falsa Chiesa coi partigiani di Satana sta facendo, perché il loro progetto è esattamente questo, bloccarti. Ricordate, non parlo del libro, il film Il Signore degli Anelli? Una delle ultime prove del piccolo Frodo, vi ricordate qual è stata? Quando l'ha tradito quello a lui più vicino, che poi si è pentito, almeno quello si è pentito. È interessantissimo quel film, è interessantissimo. Frodo doveva rimanere solo, però Frodo sapeva che la missione la doveva portare avanti, perché quando uno lo sa, lo sa. Vi ricordate l'insidia della ragnatela, del ragno gigante, no? Che prova
paralizzarlo. Ecco, questo fa la falsa chiesa, con figure come D'Ercole, come Strickland e come tutti gli altri chiacchieroni sparsi per l'universo mondo che stanno lì, la chiesa non va, la chiesa va così. Sì, ma vengono poi i fedeli, quelli gioiosi che stanno con Don Minutella, perché chi ditemi se non è così, sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, chi sta nel cammino con Don Minutella è sempre giorno, c'è sempre sole, non piove mai, è sempre luce, è sempre gioia, è sempre allegria. O mi sbaglio? Com'è possibile che siamo i più perseguitati e siamo i più gioiosi? Quelli che proponiamo una prospettiva piena di luce. Invece Strickland, D'Ercole, mettiamoci anche per esempio un'altra figura significativa, ancora più umbratile, Monsignor Schneider. Athanasius Schneider. Che cosa ha fatto in questi anni Monsignor Athanasius Schneider? Monsignor Athanasius Schneider è vescovo ausiliare di Astana, va in giro per il mondo a celebrare messa dall'Africa all'America Latina in genere per appunto celebrare messe tradizionali, garantire la comunione in bocca, quelle cose lì. È una battaglia lodevole. Poi si è messo le mani pure in qualche modo su questo appunto stato di necessità, per cui ha puntato il dito contro i piani alti. Vi ricordate questa dichiarazione sorprendente? I piani alti. Mentre Minutella era lì che sgolava se stesso. Bergoglio, non sei il Papa! Vi ricordate? Quando gli ho proposto dimettiti! Lui, i piani alti. Ma si parla così alle pecorelle? Ma il pastore parla così alle pecore? Si parano! Il di dietro, c'è un garantismo che diventa immobilismo. Non so come spiegarlo meglio, ma voi che mi state seguendo da casa penso che mi capiate. C'è un garantismo, autogarantismo, che diventa paralisi, che diventa immobilismo, cioè nel tentativo come fa Schneider, perché poi Bergoglio gli ha intimato non andare, vi ricordate, gli ha vietato di andare per un periodo in giro per il mondo, capito? E lui si è fermato. Obbediscono al falso Papa, obbediscono in ultima istanza ai diktat che attraverso i partigiani di Satana sono di Satana stesso e pagano il prezzo perché si scoraggiano, si demotivano e tu li trovi che sono spenti. Anche questi preti che mi attaccano, a parte che sono pallosi da morire, Dio li castiga già così che non si possono ascoltare, io devo far forza a me stesso a volte per ascoltarli, capito? Ma poi si spengono, perché che prospettiva propongono? Di fronte fanno solo quello che è sotto gli occhi di tutti, denunciano la crisi, denunciano lo stato di necessità, per cui Monsignor Strickland per esempio ha comunicato che c'è uno stato di necessità, quindi i lefebvriani faranno bene a consacrare i vescovi. Ora aggiungete tu questo panorama così già abbastanza buio, Monsignor Viganò. Ho fatto solo un esempio di 4 vescovi, 4. Strickland, D'Ercole, Schneider e ora Viganò. Ora, Viganò è il più ambiguo fra tutti, perché tu devi andare da lui. Vai da lui, meglio se non è gente proprio di popolo, e questo è sempre un po' il pallino del mondo tradizionale sedevacantista, cioè deve essere sempre anche gente un po' che poi portafogli, capito? Mentre per esempio Don Minutella è andato in mezzo al popolo, alle famiglie, ai giovani, la gente che si sentiva sola, abbandonata, che sentiva che c'era una crisi, aspettava una soluzione, hanno incontrato Don Minutella. Che cosa propone Monsignor Viganò? Intanto non sorride mai. Mi ricordo molto una bambina in uno dei raduni che abbiamo fatto, non ricorderò più, è venuta a salutarmi la mamma e mi ha detto: padre, mia figlia, la mia bambina deve dirle una cosa, e si riferiva a Viganò. Mi ha detto: padre, tu sei meglio di Viganò. E ha aggiunto, come sanno fare i bambini, perché tu sorridi, perché tu ci fai stare bene. Dice: io invece quelle poche volte che ho ascoltato lui stavo male perché vedo che è triste, è pesante. È vero, c'è questa atmosfera di pesantezza che è proprio Dio che permette, perché non ce l'hanno loro in mano la soluzione. Dio l'ha data in mano soltanto a uno, non possono averla tutti questa soluzione. Si tratta di avere l'umiltà apocalittica, di tipo apocalittico, di accettarlo.
Questo è quello che penso. Ecco, allora torniamo adesso allo stato di necessità. Che cosa è successo? Ne abbiamo parlato ieri. Il Dicastero per la dottrina della fede, guidato dal santuomo Victor Fernandez, ha comunicato che c'è stato un incontro proficuo e comunque cordiale. Gli aggettivi sono cordiale e sincero con Don Davide Pagliarani, il priore della Fraternità di San Pio X. Per farla breve, come vi ho detto ieri, si tratta di capire adesso che cosa succederà, perché la Dicastero per la Fede, per conto di Papa Leone, l'ha detto proprio Fernandez, domanda ai lefebvriani di sospendere le consacrazioni il 1° luglio e allora si potrà dialogare, altrimenti è scisma. Quali sono perché aspettavamo, vi ricordate che ieri vi ho salutato dicendo che vediamo come reagirà la Fraternità San Pio X. Cominciamo con questo comunicato della Casa Generalizia Fraternità San Pio X sull'incontro di Roma. Oggi, 12 febbraio 2026, questo è di ieri naturalmente, Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, è stato ricevuto presso il Palazzo del Sant'Uffizio da Sua Eminenza il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Questo incontro gli era stato proposto dal cardinale a seguito dell'annuncio pubblico lo scorso 2 febbraio di future consacrazioni episcopali in seno alla Fraternità San Pio X. L'incontro, svoltosi a quattro occhi secondo il desiderio del cardinale, è durato 1 ora e mezza. In un'atmosfera al contempo cordiale e franca. Esso ha consentito a Don Pagliarani di ascoltare attentamente il prefetto e di precisare la portata dell'annuncio del 2 febbraio, nonché il senso dei passi intrapresi presso la Santa Sede nel corso di questi ultimi mesi. Questo è il comunicato proprio, no? Al seguito dell'incontro. Il superiore generale ha così potuto presentare a voce la situazione attuale della Fraternità San Pio X e il suo dovere, nella necessità spirituale in cui si trovano le anime, di assicurare la continuazione del ministero dei suoi vescovi. Quindi ha proprio parlato di, questo lo trovo quanto mai fondamentale, perché quello che noi abbiamo gridato per anni ora gli arriva negli uffici del Vaticano. Io sento la solennità di questo momento, invito tutti, pregate anche per me. Sento la solennità, quello che noi per anni abbiamo gridato ora gli arriva nelle scrivanie degli uffici del Vaticano, perché Don Pagliarani va a dire noi facciamo questo perché c'è uno stato di necessità, non è un capriccio. Non è, io voglio pensare anche quello, semplicemente come invece pensano dalle parti della Nuova Bussola Quotidiana e tanti altri, un tentativo di garantismo, cioè siccome 2 vescovi dei 4 sono già morti e gli altri 2 non se la passano tanto meglio, dobbiamo provvedere a garantire. Io credo che non sia prima di tutto questo, voglio credere nella buona fede perché la sento che è così di Davide Pagliarani, cioè comunque prima di tutto la salus animarum, cioè la salvezza delle anime in uno stato di necessità. Noi abbiamo bisogno di nostri vescovi, che non è quello che abbiamo pure noi come questione. Vedete che siamo paritetici, solo che loro possono trovare la soluzione perché hanno 2 vescovi con loro. Noi non ne abbiamo, altrimenti noi neanche saremmo, neanche per minimamente saremmo stati lì a pensare di chiedere il permesso a chi? A chi dovremmo chiedere noi il permesso? A uno che non è Papa? Invece Don Davide Pagliarani è andato a chiedere prima al Papa, ora a Fernandez, non il permesso, ma insomma l'approvazione, perché vi ricordo che le consacrazioni comunque sono valide. Illecite, chi se ne frega che sono illecite, uno stato di necessità, è questo che stanno cercando di far capire. Ma chi se ne frega, tutto scritto diciamo attaccato, ma chi se ne frega? E in uno Stato è questo il messaggio che sta veicolando, e che tutti dobbiamo raccogliere. Ma chi se ne frega che il Papa non li approva? Non è Papa, chi se ne frega? Noi avremmo diritto di dirlo più dei lefebvriani, perché alla fine i lefebvriani comunque hanno flirtato per anni con Bergoglio e ancora oggi stanno lì a parlare con Papa Leone e col cardinale Fernandez. Quindi noi più di loro potremmo dire: ma chi se ne frega? Magari volesse Dio mandarci un vescovo che consacri qualcuno del sodalizio. Manco ci verrebbe in testa minimamente di scrivere una lettera. A chi? Ai partigiani di Satana?
Quindi quando Monsignor Strickland e Monsignor Viganò dicono c'è uno stato di necessità, ergo fanno bene a consacrare i vescovi, hanno ragione, perché comunque Pagliarani glielo è proprio andato a dire ieri, e il comunicato della Fraternità San Pio X lo conferma. Egli è tenuto soprattutto a esporre lo spirito di carità con cui la fraternità considera queste consacrazioni, quindi è andato lì per dire, sincerare l'intenzione, noi li consacreremo come per servire le anime e la Chiesa di Roma. Ha infine rinnovato il suo desiderio che, tenuto conto delle circostanze del tutto particolari in cui si trova la Santa Chiesa, la fraternità possa continuare a operare nella sua condizione attuale, eccezionale e temporanea per il bene delle anime che si rivolgono ad essa. Questa era la richiesta di Pagliarani. Importante questo comunicato, cioè è andato lì e con molta franchezza ha detto: noi procederemo con la consacrazione dei vescovi, cercate di capire il motivo, c'è uno stato di necessità che presumo Fernandez gli avrà in qualche modo respinto. Figurarsi se Fernandez accetta che lui che ha scritto Fiducia Supplicans si ritenga in una condizione di necessità. Quindi trovo tutto questo un teatrino. Noi che io parlo di me, io che appaio come il pagliaccio d'Italia dove tutti devono tirare le frecce come a San Sebastiano, in realtà sono il più serio. La mia posizione è la più seria. Ma che vai a discutere con Fernandez dello stato di necessità? Che cosa credi di ottenere? Che dice bravo bravo, consacrali pure? Per me è tutta una recita. È un atto ipocrita quello di Don Pagliarani così. Non c'era bisogno di andare. Fatevi le consacrazioni, che lo sapete molto bene, che se uno fosse Papa non avrebbe mai firmato la dichiarazione di Abu Dhabi, e se l'ha firmata bisognava che i vescovi insorgessero e lo deponessero da Papa. O mi sto sbagliando io? Un Papa che firma il documento in cui tutte le religioni sono volute da Dio e quindi Gesù Cristo non è più l'unico Salvatore, deve essere immediatamente, non dopo che ci riflettono, non bisogna fare anche un concilio, i cardinali dovevano star lì a dire vattene, non sei più Papa, sei scomunicato latte sentenzi, ergo non sei più il Papa, il munus lo perdi, ammesso che l'abbia avuto, tu a febbraio 2019 hai perso il munus, hai detto che Gesù Cristo non è più l'unico Salvatore. Hai perso il munus. Questo doveva essere fatto. Che stanno lì ancora a discutere, chiediamo il permesso al Papa, però se non ce lo dà noi lo facciamo lo stesso. La nostra posizione. Ecco, questo era quello che ha chiesto Pagliarani. Facile. Noi, il Papa ci deve dare il permesso che noi lo facciamo per il bene della Chiesa perché c'è uno stato di necessità. Il comunicato dice come ha replicato Fernandez. Da parte sua il cardinal Fernandez ha presentato un approccio differente alla questione. Ah sì? Ah, meno male che lo scrivono. Figlia mia. Che croce che si porta. Rilanciata in un comunicato ufficiale rapidamente pubblicato dalla Santa Sede, la sua proposta, quella di Fernandez, consiste in un percorso di dialogo specificatamente teologico, ecco, alla maniera di Fiducia Supplicans, no? Di Mater Populi Fidelis. Questo è il dialogo teologico, ma sono tutti impazziti? Questa è la teologia sulla quale dialogare? Fiducia Supplicans e Mater Populi Fidelis? Abu Dhabi e Amoris Laetitia, questa è la teologia su cui bisogna discutere. Sì, comandano loro. E siccome sono tutti dei cacasotto che non hanno il coraggio fino in fondo di gridare la verità come stiamo facendo noi perché vedono che fine facciamo, nel frattempo Satana mette pure i corsari, li convince che attaccare Minutella e sparargli frecce addosso come a San Sebastiano lo vuole Dio. Che situazione! Ma si facessero almeno la loro strada, uno stato di necessità. Se voi avete detto che Bergoglio non era il Papa, l'avete preso da me perché tutti e due i toscano-veneti, il toscano-veneto, il binomio, no? Il binomio toscano-veneto, da chi ha attinto? A chi ha stracciato la veste per vestirsi dall'ignudità che avevano? Da chi l'hanno presa? Quindi al limite fatti la tua strada. No, distruggere Don Minutella. Mentre c'è questa situazione così incasinata, c'è il prete toscano, capito? Che va sui social a parlare dei falsi papi. E dove vuole arrivare? Se non a Minutella, che ha detto lui
disonesto com'è, si è autoproclamato Papa perché dice di avere le locuzioni. Io ho mai detto pubblicamente che mi proclamo Papa per via delle locuzioni? Li tengo nella suspense, perché può darsi che il cielo me l'abbia detto e che abbia avuto prove addirittura clamorose, ma io non le ho portate queste, quindi è un disonesto, come quell'altro, padre Tognetti, ma questi non si scusano, perché anche se io dico questo, non so se siete d'accordo, poniamo che lui abbia ragione, però se ha detto quella cosa, io dico guarda che sei un disonesto, perché a prove fatte contro l'evidenza, tu stai dicendo che mi sono autoproclamato Papa, quindi anche se il tuo impianto argomentativo è autentico, sul passaggio decisivo ti crolla tutto, perché non è vero che io mi sono autoproclamato Papa sulla base delle mie locuzioni. Sei un disonesto, sapendo di esserlo. Ti perdi l'anima, perché l'invidia, l'odio, la rabbia ti anima. Ti perdi l'anima dicendo che io mi sono autoproclamato Papa. L'impianto può anche essere corretto, ma su quello crolla tutto. Ecco, finiamo il discorso, perché oggi è veramente molto intenso. Quindi Fernandez propone ai lefebvriani, io veramente, guardate, mi sembra una barzelletta, mi sembra Topolino, Fernandez propone ai lefebvriani di dialogare teologicamente. Questa è la fine che fanno tutti quelli alla Viganò, alla Schneider, alla Ercole, alla Strickland, alla Fraternità San Pio X, che sono stati lì, guardate, per anni, a fare un colpo alla botte, un colpo al cerchio. Il Padre Eterno dice: chi sta da quella parte sta da quella parte, e chi sta da questa parte sta da questa parte, come piccola Ars. Quindi un dialogo teologico ha proposto Fernandez ai lefebvriani, con una metodologia ben precisa per evidenziare nei temi dibattuti i minimi necessari per la piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tali scambi avrebbero come scopo in particolare di intendersi sui differenti gradi di adesione che richiedono i diversi testi del Concilio Ecumenico Vaticano II e la sua interpretazione. E qui Fernandez è l'unico passaggio dove c'ha grottescamente ragione. E spiegherò cosa voglio dire. Non si è trovato davanti Don Minutella che gli dice: tu non sei cardinale, sei eretico, apostata, non vali nulla ai miei occhi, e quello che ti ha piazzato qui era apostata ed eretico quanto lo è quello che a tutti adesso lo chiamano Papa. Pagliarani non è andato a dirgli queste cose. Quindi il nodo della questione non è questo, che invece è quello decisivo, è il Concilio Vaticano II, che i lefebvriani non accettano, perché la Chiesa domanda da anni ai lefebvriani di accettare il Concilio Vaticano II. Quindi furbescamente, ma anche grottescamente, Fernandez dice: dobbiamo discutere sul Concilio Vaticano II. L'importante è che non ci rompete le scatole, perché noi partigiani di Satana abbiamo il potere, voi ci riconoscete? Sì, allora basta, troviamo un accordo. Questa è la situazione. Il superiore generale, adesso preparatevi, cari piccoli fedeli del piccolo resto, guardate come va. Il superiore generale Don Pagliarani ha rinnovato al cardinal Fernandez il suo desiderio di poter incontrare personalmente il Santo Padre. Ecco, questa è la situazione, miei cari. La situazione che stiamo vivendo è questa. Naturalmente c'è chi ci specula sopra. Per esempio la Nuova Bussola Quotidiana non ha dubbi ovviamente a prendere posizione contro questa decisione dei lefebvriani di consacrare i nuovi vescovi il prossimo 1° luglio, ma la mia questione a questo punto è: mentre da quella parte va male, se a Cartagine va male, a Roma non se la passano bene, voglio dire, a Roma c'è la falsa chiesa con un cardinale grottesco che si fa garante della fede quando ha scritto Fiducia Supplicans, e nell'indifferenza, nella resa incondizionata generale. Dall'altra parte c'è una realtà come quella della Fraternità di San Pio X, che ha annunciato di consacrare un paio di nuovi vescovi, ma che chiama Papa Leone il Santo Padre. Allora la domanda è dal 2 luglio questi nuovi vescovi a messa a chi citeranno? Perché se sono scismatici, allora che fanno? Sono scismatici e continuano a dire la messa in unione con Papa Leone?
Oppure qui ognuno si sceglie, allora io resto veramente più serio, perché qui sta sembrando che ognuno si sceglie se citare il nome del Papa finché gli va bene. Io almeno dall'inizio ho detto questo, dall'inizio in cui significa da quando l'ho capito, che non è che l'ho capito subito io, non è che la luce, io ho celebrato per un paio d'anni in comunione con Papa Francesco, ma lì veramente è suppletta ecclesia, perché nessuno sapeva l'inghippo, nessuno, poi Dio ha permesso piano piano, vi ricordo che la attestazione, la confessione non estorta, libera, del cardinale Gottfried Dannels è un mattone storico, la denuncia di una mafia di San Gallo, con tanto di nomi. Vi ricordate che la Santa Sede poi ha smentito, un paio di cardinali che ne hanno fatto parte, sono quasi tutti morti, rimane vivo che sembra una sorta di mummia, Cardinal Casper, hanno detto un paio di loro, no, io ho fatto parte in realtà, che hanno condizionato il voto dopo aver costretto Papa Benedetto XVI a dimettersi, un Papa Benedetto che ha usato la carta canonica per annunciare di essere in sede impedita. E questo è il momento del casino totale, per cui anche Cionci, io personalmente non so voi, non lo seguo, mi riferisco, ma non perché a volte sì, ma generalmente in questa missione non posso, non ho capito, si sta tirando indietro, ha chiesto a Papa Leone di legittimare la sede, cioè Cionci chiede a Papa Leone di legittimare la sede impedita di Papa Benedetto, siamo a livelli di confusione caotica, ma perché poi se io queste cose le dico non è che manco di rispetto per loro, ma perché non vanno sui contenuti invece di attaccarmi con disonestà, su arruttitudine, no? Si fa i soldi, viaggi, i soldi chi glieli dà, alla vita parallela, quello che scrivono, è più bravo a pulire i cessi che... Ma perché questa rabbia contro di me da parte di tutti? Non sarà che sono l'unico che dice la verità fino in fondo, grazie a Dio, con il sostegno dei confratelli sacerdoti del sodalizio? Sì, è proprio così. La verità va detta, che Bergoglio non era Papa e che Prevoste non lo è. Non richiedo, dice Pagliarani, un'udienza al Santo Padre. E dal 2 luglio, se l'udienza non te la dà e consacrate i vescovi, la messa in comunione con quella dita, allora perché avete detto per anni che Minutella è peggio di Bergoglio? Se voi ora, per convenienza, al limite state facendo la stessa cosa. Perché dal 2 luglio non citeranno più il nome di Papa Leone, presumo, o se lo citano sono ipocriti. Sono ad un bivio i lefebvriani, perché io presumo salvo colpi di scena inaspettati che arriveranno alla consacrazione dei vescovi il 1° luglio. Strickland e Schneider e Viganò li hanno incoraggiati, fate bene, va garantita la salvezza delle anime mediante la successione apostolica in uno stato di necessità. Va bene, allora dal 2 luglio vorrei sapere quale nome di Papa faranno i lefebvriani, e questa situazione qui dei lefebvriani è meno problematica al limite di quella di un Fra Celestino o di un Enrico che dicono la messa con Leone di Maria. Rifletteteci, ognuno ci rifletta sulla serietà del momento che stiamo vivendo. La gestione è meno problematica dei lefebvriani rispetto a quella del sodalizio, almeno nel sodalizio c'è stata una coerenza, uno sbocco che loro hanno preso, non io. E Dio mi è testimone, dice San Paolo. Invece i lefebvriani che fanno? Per 13 anni, disgraziati che sono, hanno celebrato la messa con l'apostata, dicendo che era il nonno rimbambito, bisogna pazientare. Ora c'è il Leone, continuano a dir messa col falso Papa, dal 2 luglio si trovano in un bivio, perché se li consacrano i vescovi, se non li consacrano è finita per loro. Giusto? Sono a un bivio, vedete come Dio li caccia, è una battuta di caccia, il cacciatore è Dio, che dice Parco tu stai tranquillo, grida, fai quello che devi fare, ci penso io, li sta cacciando in questa selva oscura. I lefebvriani sono ai serri corti, e vi dico perché se non l'avete ancora capito. Se non consacrano i vescovi è finita per loro, ossigeno viene meno. Se li consacrano dal 2 luglio, quale Papa citano? Sede vacantisti diventa. Il sede vacantismo è la piaga finale d'Egitto per tutti coloro che non hanno voluto accettare i segni dei tempi.
Ma la mia domanda è un'altra. Se Strickland, poniamo lui, ha detto che i lefebvriani fanno bene, in pectore è o non è scismatico? Non so se mi spiego. Giusto? De iure non lo so, ma pectore sì. Cioè, se Strickland dice ai fate bene a consacrare i vescovi, lui sa che non c'è il permesso del Papa. E che senso ha consacrare i vescovi senza il permesso del Papa e continuare a dire la messa in unione col Papa che non ha dato il permesso, che noi ce ne siamo fregati e abbiamo consacrato i vescovi? È o non è più grottesca di tutte la situazione che stiamo vivendo? E non risulta che a questo punto il cammino del piccolo restoris è quello più serio fra tutti? È vero che io ho pubblicato il documento, l'ho chiamato documento Corredentionis Mysteri, ma sono stato il più serio di tutti, perché mentre tutti questi fanno il chiacchiericcio e la chiacchiera, no? E al limite si coltivano il proprio interesse, io sono stato l'unico, fino a prova contraria, finora, a scrivere un documento ufficiale. Un giorno esisterà questo documento, sarà Dio a stabilire, io l'ho detto a Milano lo scorso 8 dicembre 2025, l'ho detto, Dio stabilisce il grado di solennità di questo documento. Il fatto è che c'è un documento con tanto di corredo bibliografico che risponde a tono, a modo, come merita al Prevoste che l'ha firmato e a Fernandez che l'ha scritto, che Maria non è corredentrice. È così che si deve fare. E perché cosa l'ho fatto io? Perché non sono un chiacchierone, perché io ho a cuore le anime, perché la gente del piccolo resto ha una guida sicura. Quando succedono queste cose possono dire: padre, qual è questo? Dobbiamo seguire questo. E loro tutti sanno, tutti voi sapete che io non mi invento nulla di mio, che io non baso, come il disonesto corsaro toscano fa credere, si vergogni davanti a Dio, come che io non baso la mia strada sulle elocuzioni, no, ce le ho, fatevene una ragione, perché ce le ho e non sono dal diavolo. Non vengono dal diavolo, perché io mi sono sottoposto agli esorcismi. Ce le ho, ma io non baso la mia battaglia su quelle, la baso sulla base della... E vi ricordo tra l'altro che il sottoscritto è più serio di quanto immaginiate, ancora di più per quello che è accaduto l'anno scorso con la complicità di un paio di fedeli e di fedeli donne del piccolo resto che io ho perdonato. Loro pensano che io non abbia capito, io faccio finta di niente. Parlo di un paio di fedeli, di donne fedeli della prima ora, che mi hanno combinato l'incontro con Don Mario, il prete di Avellino, Minichiello, quando a Napoli nella stanza d'hotel mi disse che c'era pronta la consacrazione episcopale del sottoscritto. Se io ero quello che il disgraziato corsaro toscano vuol far credere, disgraziato, che è proprio un disgraziato, che Dio lo perdoni, perché mi fa passare come insieme alla serie di altri stravaganti che si sono presentati in questi anni e sono finiti male, e mi mette insieme a quelli. Ma se era così, e se, come dice lui, disgraziato che è, io subito avrei detto immediatamente: Don Mario, grazie, che poi è arrivata la telefonata di una delle fedeli che lo sosteneva in questa impresa senza che me l'avesse detto a me. Questo non è giusto, ma comunque faccio finta di niente io, perché le prendo da tutte le parti. E allora che succede? Succede che Don Mario mi dice, e lui può testimoniare se è vero, ma ci sono i testimoni in questo, c'è Don Fedele, il nostro caro diacono, che può testimoniare quello, perché era stato coinvolto in questa iniziativa, e lì ha potuto una volta ancora di più il caro Don Fedele imparare la serietà di Dominutella. Lui l'ha apprezzata, all'inizio era un po' smarrito, ma poi dopo, adesso quello si è attaccato anche lui, grazie a Dio, a me, perché me lo dice, a fede piena in me, perché ha visto la serietà. Perché quando Don Mario mi ha suggerito che c'era il grande monarca, siccome guai non ne ho in questo momento, adesso rimbango, ma serve per il corsaro toscano, che non ha altro da fare che provare a distruggere Dominutella facendolo passare per un idiota stravagante che fra un po' finisce. Purtroppo le menti deboli arrivano a quello, poi c'è una rete diabolica contro Dominutella trasversale che arriva anche in America del Sud, arriva anche qui. Questa è l'opera di Satana, con i preti, con i miei confratelli, che se proprio fossero dignitosi dovrebbero dire: vabbè, comunque noi abbiamo iniziato accanto a lui, tutti e due. Questo è un dato ufficiale. Il secondo non lo dice, ma abbiamo pranzato insieme, voleva entrare nel sodalizio, voleva entrare nel cammino. Poi l'hanno messo in guardia, ma mi seguiva, mi ha regalato la tesi dottorale su Don Divo Barsotti, io avrei spedita la mia. Se n'è andata così, né schie né passedà. Capito?
E quando Don Mario mi ha detto così, io che sono un prete serio, ditelo a un paio di fedeli della prima ora, che sono lì, che stanno col grande monarca, però no, io lo seguo Don Minutella, però voglio seguire anche il grande monarca. No, io lo ascolto Don Minutella, ma comincio ad avere qualche perplessità, perché sai, ne parlano tutti male, vuol dire che qualcosa di vero c'è. Detto a mariti, mogli con cui fanno il cammino. Così, quelle persone che erano entusiaste, che stavano nei primi banchi, nei raduni, poi non li vedi più, ma non è che ti dicono che non vengono perché hanno dubbi, fanno i disgraziati pure loro, come è successo qui in Argentina, non te lo dicono, non vengono. Senti Tizia, ma tuo marito? No, è stato poco bene, però ti saluta. Ah, vabbè, salutamelo, ma è strano che non sia venuto. Vabbè, mi dispiace di saluto. Senti Tizio, ma tua moglie, che era sempre in prima fila, ad alzare le braccia, da ottima meridionale, com'è che non viene più? Non viene più. E noi il lavoro, le problematiche, la casa. Ah, vabbè, ci pare a tutti che sono scemo unito. Io sono serio, nonostante questa valanga diffamatoria che Satana adopera attraverso i confratelli. Incredibile questa cosa qui, incredibile. E allora io ho detto a Don Mario, questa cosa mi colpisce, ma io ho detto, Don Mario, prima di farmi mettere le mani sul capo, perché io sarei dovuto andare, se ho capito bene, seduta stante, vi sto intrattenendo troppo oggi, abbiate pazienza, ma lo stato di necessità lo prevede. Concludo. E poi potete chiamare se volete. Non si paga, non ci sono costi aggiuntivi su WhatsApp e Telegram. Ho detto, Don Mario, io, perché si doveva presumere che io sarei partito seduta stante per andare in Francia, dove c'è il grande monarca, che anche lui è, guardate, pastoralmente impegnato ad aiutare le anime. Nessuno conosce che volto ha. Vabbè, che mi imponeva le mani, io diventavo vescovo. Io ho detto a Don Mario, l'iniziativa mi lascia senza parole, nel senso buono del termine, ma io ho bisogno e ho il dovere di vedere il foglio in cui si attesta che il grande monarca, Monsignor Vattelapesca, è stato consacrato vescovo il giorno tot per l'imposizione delle mani al limite anche gli usolo, in genere sono 3, dei vescovi o del vescovo che gli ha imposto le mani, che a sua volta deve essere cattolico. Appena ho detto così si è rotto l'incantesimo, vi ricordate? Era novembre, mi pare, non mi ricordo ottobre, non mi ricordo il periodo, e fui preso di mira dal gruppo, dalla costellazione del grande monarca. Scusami, ma se non hai nulla da temere, io ho il diritto di chiedertelo, e tu vescovo che mi consacri hai il dovere, se te lo chiedo, di mostrarmelo, anche a tu per tu. Non è che io ti chiedevo, grande monarca che sei, sembra una parolaccia, grande monarca che sei, non ti chiedevo di mostrarlo pubblicamente, perché sai, tu puoi ingaggiare la tipa di là, del nord, la tipa del sud, il prete Caio di Avellino, di Grottaminarda, ma hai a che fare con uno più serio di tutti loro, che ti chiede per diritto dimostrare anche privatamente che tu sei vescovo. Che non l'ha voluto mostrare? Io non mi sono fatto consacrare. Se ero quello che il disgraziato prete toscano pirata dice, io sarei corso a piedi. Perché lui mette questo prete toscano insieme ad altri che effettivamente sono stati dei stravaganti. Se io appartenevo a quella collezione lì, io sarei già da tempo vescovo. Capito? E ho avuto preti attorno a me che ora sono successori di Papa Benedetto col nome di Benedetto XVII, che poi hanno fatto la chiesa lì a Ciminna, erano preti che stavano con noi. Che cosa c'è di stravagante in Don Minutella? Che cosa c'è, caro prete Corsaro della Toscana? Ti suggerisco, vai nell'isola d'Elba o di Montecristo e prenditi una pausa, perché anche in viso, anche te, per carità di Dio, sei peggio di Vigano. Mamma mia, hai il viso cadaverico, proprio brutto, non si può guardare quel viso lì serio, compassato, ma rilassatevi un po', per carità di Dio. Andate un po' anche voi alle terme. Fumatevi un sigaro, fate come Don Minutella. Se non volete fumare il sigaro perché siete santi, e io no, trovatevi un'altra alternativa non peccaminosa.
E che caspita, non ci dormono la notte. Io ho terminato, miei cari. Spero di essere stato chiaro, ne ho avute per tutti, soprattutto per i fedeli del piccolo resto che mi hanno rotto le scatole, che fanno finta di niente e vanno ascoltando a destra e prendono il messaggio di Caio, l'altro messaggio di Simpronio e Dominutella. No, io gli voglio bene. Però per ora non ci vado, perché voglio vedere in questa situazione come va. Non ci vai, vuoi vedere in questa situazione mentre io verso sangue? Fatevi la vostra strada e andatevi col grande monarca sugli Ermicoli, fateli contenti questi due preti, uno veneto e uno toscano, poveracci, io provo anche per tenerezza per loro, andate, tutto il piccolo resto, domenica andate a messa lì in Toscana, dove celebra questo prete, me lo dite che io comunico, allora domenica tanto non fanno il nome di Papa Leone, la messa è valida, andate lì, abbandonate questo stravagante che si autoproclama Papa e Leone di Maria per conto del cielo e che fa la fine di tutti gli altri. Andate da loro, andate lì in Veneto, a Schio, lì, in quell'Ermo Colle, riempite la cappella, ce l'è così una buona volta. Staranno tranquilli. Ci sono telefonate? Ecco, ho messo KO tutti così non arrivano le telefonate. Mi ricordo più tardi alle ore 21 c'è la preghiera dei pionieri del Rosario che saluto con affetto e poi ancora vi ricordo che domattina via straordinaria domattina ora qui locale alle 15:30 invece in Italia 15:30 giusto? In Italia sì, ora italiana ci sarà Santi e Caffè, ecco questo dovrebbe essere se non sbaglio l'orario italiano. Non arrivano telefonate, ricordo infine, ce n'è una? Vediamo, pronto? 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 Buonasera, Ave Maria, Dominutella. Ave Maria, anche se qui sono Elisabetta e sono con Flora e la stiamo seguendo. Ecco, bene. Ascolti, le faccio una proposta. Sì. Piuttosto che andare a seguire la messa in Toscana, io quasi, se lei mi dà il permesso e dice che va bene, prenderei un aereo, verrei lì da lei a Medellina e le impongo io le mani. Ecco, va bene. Può andare bene? Ecco, questa è la bellezza del piccolo resto. Grazie, figliola cara. Aspetta, grazie della tua ironia, serve. Questi non sanno più che pesci prendere, non sanno più che pesci prendere. Mi dispiace soltanto che ci sono persone che non si rendono conto. È questo qui il punto, io mi diverto ad ascoltarli sul mio conto. Però se Dio vuole così non possiamo fare diversamente. Comunque aspettatemi perché a metà marzo poi ritorno in Italia e sono guai per tutti i corsari, perché profittano di farlo mentre io non ci sono. Noi intanto le prepariamo il terreno. Ecco, grazie. Compra i guanti per impormi le mani, va bene? Guanti di velluto. Va bene. Tanta benedizione. Bene. E poi i tempi in cui si parla di ordinazione delle donne può essere una cosa profetica questa, no? Bene, miei cari, con questa telefonata concludiamo la nostra rovente puntata. Vi auguro un pomeriggio intenso, rimaniamo uniti in preghiera con la corona e il rosario in mano. Vi benedico tutti in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Caro prete corsaro toscano, che Dio ti perdoni, hai tempo per ravvederti per l'atto di grande e oggettiva disonestà che hai compiuta, altrimenti te la vedrai col Padre Eterno. Se sei in buona fede è un'altra cosa, ma io te lo sto dicendo, ti arriva il messaggio, rettifica come ho detto a Padre Tognetti, altrimenti tizzoni ardenti. Laudetur Jesus Christus.